Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In uno degli scorsi video abbiamo visto come ho realizzato un braccio robotico con Arduino e un'interfaccia touchscreen, di cui trovate i due video in italiano e in inglese e anche l'articolo in italiano e in inglese. Molto spesso mi viene chiesto sotto quegli articoli come funzioni il programma e oggi lo vediamo insieme in questo video approfondito, dove andiamo a vedere proprio a che cosa servono i comandi dentro queste non mi ricordo neanche quante sono, 404 righe di codice. Il programma è scritto in linguaggio di programmazione C, è caricato su un Arduino Uno all'interno del braccio robotico ed è stato scritto nell'ambiente di sviluppo IDE di Arduino. Quindi iniziamo subito. Come prima cosa vado ad includere due librerie. Sì, perché per questo progetto serviranno due librerie e in realtà solo due. Il primo è softwareserial.h. Softwareserial.h è una libreria stesso sviluppata da Arduino in persona e non fa altro che darmi la possibilità di scegliere di usare altri pin per la comunicazione seriale con la scheda di Arduino. Per esempio l'Arduino 1 riceve di solito la comunicazione seriale nei pin 0 e 1, tant'è vero che sulla scheda c'è scritto TX e RX, mentre questa volta non sarà su quei pin. Ho fatto questo perché quando si lavora con il modulo HC05 con modulo Bluetooth è consigliato di usare la libreria Software Serial, perché ricordiamoci che i pin 0 e 1, che sono TX e RX, quindi trasmissione e ricezione di comunicazione seriale, sono gli stessi, tra virgolette, in parallelo collegati alla USB dell'Arduino 1, quindi sarebbe meglio non mischiare queste comunicazioni con quelle del Bluetooth. E successivamente includo la libreria servo.h, che è appunto la libreria standard per controllare dei servomotori. Successivamente vado a usare un comando della libreria servo.h, appunto, che è servo, per inizializzare servo 1, servo 2, servo 3, servo 4, servo 5 e servo 6, che non sono altro che quelli che avrei potuto chiamare servo pinza, servo gomito, servo base rotante, servo avambraccio e così via. Semplicemente l'ho chiamati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 per essere schematici. Forse tornando indietro li avrei chiamati servo pinza eccetera, ma comunque sono lettere in più che quando devono essere digitate è tanto meglio risparmiarsi. Alla riga 17 invece uso un comando della libreria Software Serial e inizializzo i pin, vedete, Bluetooth, che devono essere collegati in ricezione e in trasmissione, che sono due pin, alla ricezione e trasmissione del modulo HC05, che è appunto il modulo che mi rende Bluetooth il sistema. Questi sono i pin 3 e 4 che uso come ricezione e trasmissione della comunicazione seriale. Perfetto, subito qua, e ho eliminato una riga che era solo di prova se prima l'aveste vista. Qua inizializzo le variabili intere che devono trattenere il numero della posizione angolare del servo. Come vedete, quindi servo 1 posizione, servo 1 posizione, servo 2 posizione, servo 3 posizione. Queste sono variabili intere perché il servo va da 0 a 180 gradi senza numeri decimali. Quindi queste variabili appunto saranno solo delle variabili che conterranno dei numeri che vanno da 0 a 180. Successivamente creo altre variabili intere nella riga 20 che però sono, come vedete dalle parentesi quadre, degli array. Gli array non sono altro che dei contenitori che però in termini matematici chiameremo vettori o matrici. Quindi è un insieme di variabili tutte dello stesso tipo che identifichiamo con un nome unico. Ovviamente questi array, i numeri in questi array hanno delle coordinate. Esistono anche tra l'altro gli array bidimensionali. In questa variabile servo01sp sono conservate le posizioni del servo 1 quando le andiamo a salvare con l'applicazione, con l'interfaccia grafica, e ho detto che questo array deve essere, diciamo, di 50 spazi, quindi immaginiamoceli come 50 cassetti in cui mettere una variabile per ognuno. Perché 50? Semplicemente perché di più non aveva senso, perché non farò mai più di 50 posizioni con il braccio. Successivamente vado a inizializzare una variabile velocità che è uguale a 20 in questo caso per iniziare, ma che durante il programma e soprattutto dall'applicazione verrà cambiata, tant'è vero che queste sono tutte int e non const int perché durante il programma vengono cambiate. Poi vado ad inizializzare l'indice dell'array, che non è altro, diciamo, il dito, no? dell'array che punta verso una variabile ben precisa. Poi inizializzo i dati in entrata, poi inizializzo questa variabile dati in entrata che non deve fare altro che raccogliere quello che riceve dal modulo Bluetooth, che a sua volta l'applicazione invia, e poi una variabile m che non è altro che
un altro modo di scrivere i dati in entrata, dopo vedremo perché. Successivamente entriamo nel void setup, quindi tutti quei comandi che vengono eseguiti una volta sola. Prima di tutto faccio il servo attach, ovvero il comando della libreria servo.h che definisce a quale pin sono attaccati ogni servo. Ovviamente servo 01, quindi credo sia quello della pinza, è collegato al pin 5, poi 6, poi 7, poi 8, poi 9, poi 10, e gli altri due pin del servo vanno per l'alimentazione negativo e positivo. Subito dopo c'è bluetooth.begin 9600, questo anche fa parte della libreria software serial.h e non fa altro che definire il bound rate di 9600 bit per secondo della comunicazione che deve avvenire con il Bluetooth. E poi Bluetooth set timeout di 5 millisecondi, che non è altro che il tempo massimo che può aspettare per una comunicazione in Bluetooth. È in realtà una prerogativa della libreria. Poi do un delay di 20 secondi solo per, tra virgolette, non fare impazzire il microcontrollore, sia quello di Arduino e sia in realtà quello del modulo Bluetooth. E poi faccio di nuovo un serial begin di 9600 per inizializzare la comunicazione seriale, non Bluetooth. Successivamente, dato che questi sono i comandi che vengono eseguiti una volta sola, era l'occasione proprio per portare tutti i servomotori alla posizione di 90 gradi, tant'è vero che con questa linea setto la posizione del servo con la sua variabile a 90 gradi e poi gli dico di scrivere, se così si può dire, write, quindi impostare, in questo caso 90, perché vedete servo 01 write servo 1 ppos, che è proprio questa, no? E quindi il servo 1 se ne va a 90 gradi, come in realtà tutti gli altri servo, in modo tale che quando accendo il braccio robotico vanno tutti a 90 gradi, vanno in una posizione ben stabilita, non sbattono su robe varie, quindi è meglio che sia così. E adesso iniziamo con il void loop. Con il void loop c'è prima di tutto una lettura dei segnali in entrata nel Bluetooth. Infatti gli chiedo se il Bluetooth è disponibile, anche questa è una prerogativa di tutte le comunicazioni seriali. Allora trasforma i valori dentro la variabile dati in entrata nei valori che riceve il Bluetooth, quindi bluetooth.read. Successivamente tutti questi valori, che vanno da 0 a 27, me li deve trascrivere così come sono nella variabile m. 1 perché la variabile m è una lettera sola, è più semplice da scrivere nel programma, e 2 perché, se non sbaglio, dato che il codice lo scrissi un bel po' di tempo fa, senza questa operazione non riusciva a funzionare bene il programma. Ho dovuto convertire tutti i dati in entrata in un'altra variabile chiamata m, però in realtà non ci cambia niente a noi, perché vedete, quando dati in entrata sono 0 mi scrive sulla variabile il dato 0, quando il valore dei dati in entrata e quindi della lettura del Bluetooth è uguale a 1, allora mi deve scrivere 1 sulla variabile m. Questo lo fa fino a 27. In realtà è stato un tranquillissimo copia e incolla, che se non sbaglio ho fatto anche con un piccolissimo script che me l'ha fatto automaticamente. Bene, arrivati a questo punto passiamo alla movimentazione del braccio robotico in diretta. L'unica cosa su cui ci concentreremo è questa parte, ovvero la movimentazione del primo servo, perché poi, come spesso accade, tutto si ripete per gli altri servo. Qua io vado a leggere quel valore. Dovete sapere come prerequisito che l'applicazione, l'interfaccia grafica, quando io vado a premere un pulsante su quell'interfaccia, non fa altro che mandare dei numeri che vanno da 1 a 27 e da 100 a 250, poi vedremo per cosa. Quindi quando io premo il pulsante, semplicemente l'applicazione manda una lettera con scritto a caratteri cubitali 16 o 17 o 152 al modulo Bluetooth e di conseguenza alla lettura seriale e di conseguenza ad Arduino. Quindi appunto, per esempio, quando c'è il pulsante per la movimentazione del primo servo, quello della pinza, io non faccio altro, quando premo quei due pulsanti, di premere 16, 17, 16, 17 e così via. Tant'è vero che questo mi serve a fare che cosa? A movimentare il servo in senso orario e in senso antiorario. Perché? Io gli dico, mentre il valore m è uguale a 16, quindi il pulsante della movimentazione del servo 1, quando lo premo mi sputa fuori 16, qua gli faccio un'altra lettura del Bluetooth aggiuntiva, quindi se il Bluetooth è disponibile, allora m uguale bluetooth.read, che non è altro che un modo per fare debug, perché altrimenti non funzionava. Allora scrivimi sul servo, portami il servo alla posizione di servo 1 POS, servo 1 POS che in realtà adesso è uguale a 90 perché l'abbiamo impostato prima, ma in realtà subito dopo istantaneamente PPOS, posizione del servo più, quindi la incremento di 1, e subito dopo metto il delay che è uguale alla velocità, quindi metto un ritardo in tutto il microcontrollore di 20. Quello non è altro che l'impostazione della velocità. Perché il delay? Che c'entra un ritardo, un blocco? Semplicemente perché
questo comando non fa andare il servo dalla posizione 0 alla posizione per esempio 160 o 180 o 150, ma lo fa andare piano piano di 1 grado, ok? Quindi la velocità che prima da inizializzazione della variabile abbiamo settato a 20, come vedete qua, è lenta o veloce abbastanza per muovere di 1 grado questo servo. Poi considerando che tutte le altre operazioni vengono eseguite istantaneamente, e per istantaneamente si intende con il periodo della frequenza dell'oscillatore sul microcontrollore, allora va più che bene. Quindi che cosa succede? Quando riceve 16 aumenta di 1 grado la posizione del servo e aspetta il tempo necessario per magari fare un altro grado e piano piano arrivare proprio a quella posizione. Successivamente faccio la stessa cosa, la stessa identica cosa per il senso antiorario del servo, per muoverlo in senso antiorario. Ora, per muoverlo in senso antiorario c'è un altro pulsante sull'applicazione, quest'altro pulsante invia il messaggio 17 per il servo 1 e vedete invece di più qua c'è meno. Ovviamente tutto questo, come vedete, viene replicato dal primo al sesto servo. Perfetto, prima abbiamo parlato di questo valore della velocità. Questo valore della velocità è settato dall'interfaccia grafica e l'interfaccia grafica, per chi magari non ha visto il primo video, non è altro che questa. È questa. Ora io quando vado a impostare la velocità tramite quel cursore che avete visto nell'immagine, quel cursore io gli ho detto su App Inventor, che è l'applicazione dell'MIT con cui ho programmato l'interfaccia grafica, gli ho detto che quel cursore non deve partire da 0 a 100% per dire, ma deve partire da 100 a 250, valori scelti proprio, se posso, a caso, perché a me non interessa. Ho pensato che da 100 a 250 potesse essere un bel range, diciamo, anche per visualizzarlo, e questi 100, 250 non sono altro che proprio i valori che mi sputa in seriale, l'HC05, e semplicemente io gli vado a dire se il dato in entrata è uguale ad un valore che è maggiore di 100, 101, probabilmente perché il cursore parte da 101 effettivamente, a 250, quindi se è in quel range, allora io so che sicuramente fa parte di un'impostazione della velocità. E allora che fai? Prendi questo valore che va da 100 a 250 e prendi questo valore, ovvero dati in entrata, e assegnalo alla variabile velocità diviso 10. Quindi per esempio se io setto una velocità di 150, allora il delay per ogni spostamento di 1 grado del servo, che impostiamo qua, vi ricordate, sarà uguale a, se avevo detto 150 diviso 10, 15 millisecondi, che è un buonissimo valore. Successivamente mi concentro sui pulsanti grossi, diciamo, dell'applicazione, ovvero il pulsante salva, il pulsante avvia e così via. Il pulsante salva non manda altro che il numero 12, quindi gli dico se m uguale 12, allora che cosa fai? Prendi una posizione in quell'array che ho settato prima e ci salvi in quella posizione, in quel cassetto dell'array. Pensate bene ai cassetti, che è un modo con cui ce l'ha spiegato un mio carissimo professore, che la saluto nel caso sta vedendo questo video, e metti in quel cassetto la posizione del servo 1. Stessa cosa la devi fare per il servo 2, quindi prendi un cassetto in quell'armadio chiamato servo 02 SP e il numero di questo cassetto, immaginatevi numerati da 1 a 50, è uguale all'indice array, che ogni volta che facciamo salva deve passare, per esempio da indice array 0, poi deve passare a 1, a 2, a 3, se no li sovrascrive, e mettimi in quello spazio che è dedicato la posizione in cui adesso sta il servo numero 2. Successivamente lo faccio fino al servo 6 e, come vi dicevo prima, appunto aumento di 1 il numero di cassetti, quindi la prossima volta aumento di 1 il numero del cassetto che sto puntando, quindi la prossima volta che premo salva, non, per esempio se io parto da 1, la prossima volta che premo salva, qua invece di esserci 1 c'era scritto 2 e poi 3 e poi 4 e poi 5 e poi 6 e poi 7 e così via, e poi istantaneamente mi riporti m uguale a 0. Perché? Perché semplicemente quando premo sull'app può darsi che invia 2 volte 12 oppure legge 2 volte 12, diciamo c'è questa, tra virgolette, interferenza virtuale, se così la posso chiamare, che io annullo per non salvare 2 volte gli stessi valori, riportando subito m uguale a 0. Ecco, a questo punto mi rendo conto di dover accendere la luce perché credo non si veda più niente, ma il punto è che passiamo al pulsante avvia. Il pulsante avvia, che corrisponde al numero 14, non fa altro che far partire il void run steps, che appunto esegue i passaggi del servo in sequenza, cioè non fa altro che fare quello che facciamo sui quaderni come asterisco, no? Asterisco e poi dico continua all'altra pagina. Esatto, fa proprio quello. Questo si fa per avere un ordine, cioè se io
io prendo il void run step, no? Che è questo qua, lo copio tutto e lo metto al posto di questo, è esattamente la stessa cosa. Ovviamente è sempre nell'if del 14, quindi se i dati in entrata sono diversi da 14, dopo l'esecuzione di run step, a 0 tutti gli array, cioè faccio un reset, no? Serve a questo il reset. Quindi con il comando memset svuoto, diciamo, a 0 i dati nell'array. Quindi definisco quale array devo azzerare, imposto 0 perché appunto lo sto azzerando e poi gli dico della dimensione, di che dimensione? Della dimensione a cui è arrivato quell'array. Per esempio, se io non ho consumato tutte e 50 le posizioni di quegli array, semplicemente qua posso scrivere tranquillamente 50, ma è inutile perché io non sono arrivato a 50, quindi scrivo della dimensione, size of, della dimensione di quell'array, ovvero size 0, 1, sp. Ovviamente anche l'indice array, che è quel ditino che mi punta sui 50 cassetti che ho, lo riporto a 0 in questa riga qua. Perché? Per ricominciare, no? Se è un reset o per tutto o per niente. Bene, successivamente parto con la funzione run steps, quindi esegue i passaggi uno dopo l'altro finché non si preme il tasto reset. Quindi gli dico while dati in entrata sono diversi da 13 e 13 corrisponde al pulsante reset, avvio un ciclo for, che non è altro che un ciclo, cioè per esempio posso dire di farmi un ciclo di 10 volte e mi ripete quei passaggi 10 volte. In questo caso invece di 10 volte io gli faccio ripetere questi passaggi tante volte quante sono le posizioni salvate, quindi indice array in quel momento. Ovviamente faccio di nuovo una lettura, quindi controllo i dati in entrata come abbiamo fatto fino ad ora e mi chiedo: il pulsante pausa è premuto? Il pulsante pausa corrisponde al numero 15? Se sì, mentre dati in entrata è diverso da 14, quindi rileggo e comparo dati in entrata con quelli realmente in entrata, la variabile dati in entrata con i dati in entrata, quindi semplicemente aspetto finché non premo avvia di nuovo, poi posso andare avanti e quindi chiudo con il break. Il break lo possiamo usare anche con if case, oppure for, oppure do while. Nel mentre, visto che sono in un altro loop, si può dire, ricontrollo la velocità, quindi controllo prima se la posizione del cursore velocità è cambiata e in tal caso cambio appunto la velocità degli stepper, dei servo. A questo punto posso muovere il servo in senso orario e in senso antiorario a seconda di come mi serve. Ora si è anche scaricata la macchina fotografica, ma in realtà non vi dovrebbe interessare più di tanto perché abbiamo quasi finito, ovvero semplicemente vado a chiedermi se il valore che è conservato nell'array ha l'indice uguale a i, che corrisponde al loop nel quale siamo entrati prima. Allora gli dico se questo è aumentato di 1 e quindi se è maggiore il valore di prima dell'array a quell'indice rispetto a quello di dopo, entro in un ciclo for, che è questo qua, nel quale inizio la variabile j, che mi serve per scrivere su quel motore che sto controllando adesso, tante volte quante me ne servono per arrivare all'angolazione che io decido tenendo premuto o premendo sul pulsante con l'applicazione. Questo è per farlo in senso orario, diciamo così, e questo è per farlo in senso antiorario. Ovviamente regoliamo sempre la velocità con questo delay, che sì, blocca tutto il microcontrollore, ma in realtà ha comunque più senso di lavorare con millis per creare un ritardo nel programma senza interrompere il microcontrollore. E faccio la stessa cosa per la movimentazione del servo 2, del servo 3, del servo 4, del servo 5 e del servo 6. Quindi chiudo il for, poi chiudo l'if, poi chiudo di nuovo il for, che sarebbe il ciclo per far ripetere tante volte quant'è il numero di passaggi salvato, e poi chiudo il while, che semplicemente mi protegge tutta l'esecuzione dal pulsante reset, semplicemente fa sì che esegue tutto questo mentre il reset non è premuto. E poi chiudo il void run steps, che appunto, come c'è scritto qua, è una funzione, tra l'altro qua è scritto pure male, apposita e separata per appunto far andare i passi in automatico. Se io chiudo la funzione void step, il programma si snellisce di molto in realtà. Mi dispiace che la macchina fotografica si sia scaricata, però metterò questo video dell'inizio, anche se il labiale non corrisponderà. Vi ringrazio per aver visto questo video, ovviamente serviva un video che spiegasse il codice, perché sì, è bello il video dove spiego come l'ho costruito, ma in realtà anche il codice è molto importante. Ditemi se volete un video sulla programmazione dell'applicazione dell'interfaccia grafica di App Inventor, che state vedendo adesso
a schermo? Se sì, ovviamente la faremo, anche per capire come progettare un'interfaccia grafica che possa girare su dei dispositivi Android. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!